Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Siamo pronti a cominciare? Benvenuti alla 9ª edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale. Prima di cominciare questo bel viaggio che ci vedrà insieme per quasi 3 giorni, vorrei dare il benvenuto a tutti voi, vi invito a prendere posto e ad assistere poi a quello che è il saluto iniziale, l'augurio di buon lavoro per tutto quello che accadrà qui nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Quindi vorrei qui accanto a me sul palco Dianora Bardi, Presidente Impara Digitale e la vera anima degli Stati Generali della Scuola Digitale, quindi benvenuta Dianora. Diamo il benvenuto anche alla Sindaca di Bergamo, Elena Carnevali. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta e poi avremo modo di salutare tutti. E con noi oggi anche Sua Eccellenza il Prefetto di Bergamo, Luca Rotondi. Benvenuto. E diamo il benvenuto anche a Fabio Bosatelli di Gevis, quindi ci siamo tutti. Io darei subito la... Ah, perfetto, poi avremo modo. Grazie. Io darei subito la parola alla nostra sindaca. Grazie, benvenuti e innanzitutto benvenuto a Chorus Life. Un ringraziamento va davvero innanzitutto a Fabio Bosatelli che ha dato, insieme devo dire, una grande collaborazione, grande disponibilità di Dianora Bardi e a tutto il gruppo di Impara Digitale. Se oggi siamo qui, di fatto un po' questo luogo rappresenta anche che cosa vogliono essere queste giornate. Saluto naturalmente tutte le autorità presenti, a partire da Sua Eccellenza il Prefetto e da tutte le altre autorità del Ministero, quindi grazie davvero di essere qui. Sono più di 4.200 gli iscritti a Impara Digitale, 9ª edizione, una storia, se posso dirlo e lo dico con orgoglio, da sindaca di questa città partita da Bergamo. Partita innanzitutto da Impara Digitale che ha scelto di fare, è una storia che parte da qui, perché parte da qui anche la capacità e la scelta che arriva proprio dalla Presidente Dianora Bardi. Un ringraziamento anche a Poli Loredana che da sempre ha collaborato e anche al Comune di Bergamo che ne fa di questa edizione un fiore all'occhiello. Avremo qui la possibilità di dare un sostegno, un approfondimento, una conoscenza a docenti, insegnanti, a tutte le persone che ruotano intorno alla necessità di continuare a fare in modo che le competenze, la capacità critica, la conoscenza di che cosa è l'intelligenza artificiale e quanto incide l'intelligenza artificiale sia all'interno della scuola, sia nell'attività didattica, sia all'interno dei percorsi di formazione, sia anche nella semplificazione, perché l'intelligenza artificiale porta con sé anche molte virtù. E siamo in un mondo che cambia con una velocità e una rapidità. E peraltro, come noi sappiamo bene, lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha fatto della transizione digitale uno degli elementi pernianti, proprio da una parte, per cercare di arrivare a limitare i gap territoriali, di genere e anche generazionali che ancora esistono nel nostro Paese. Oggi, e ve lo dico, vi porrete una serie di domande. La prima, in questo contesto che cambia, quali sono le reciproche aspettative tra la scuola e il mondo del lavoro? Gli ITS Academy possono essere un punto di incontro più flessibili. Quali sono i riferimenti valoriali a cui fare riferimento, sia in Italia che in Europa? Quali sono le attenzioni da porre nei confronti del benessere dei ragazzi e delle ragazze, dentro e fuori la scuola? E la personalizzazione dei percorsi formativi può consentire di far crescere la capacità di riorganizzare le conoscenze e le competenze in relazione a questi cambiamenti. Questi saranno gli argomenti che verranno trattati in questi 3 giorni.
Mi limito però poi a fare un'ultimissima osservazione. Parleremo anche di una ricerca di Impara Digitale, a scuola con l'intelligenza artificiale, che è stata proprio pubblicata dagli studi di Impara Digitale. Ha coinvolto più di 328 docenti, 1800 studenti e studentesse, 112 consigli di classe di scuole italiane anche della nostra provincia. Che cosa emerge da questa ricerca? È significativo che in questa ricerca emerga che solo il 6% degli studenti e gli 11% degli docenti dice di conoscere a fondo l'intelligenza artificiale, ma l'87% e il 69% ne fanno uso per scopi personali. Ecco perché pensiamo che sia necessario, come vedremo in questi giorni, un'adeguata conoscenza, una capacità di avere tutti gli strumenti per affrontare al meglio l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Lo vedrete con tantissimi ospiti nazionali ed internazionali e quindi il più gradito e soprattutto la più grande gratitudine, lo voglio davvero dire qui, a Impara Digitale, a Bergamo, a tutti voi che siete venuti e arriverete da tutta Italia per essere qui in questi 3 giorni e soprattutto il saluto più grande va ai ragazzi e ai ragazzi. Affrontate insieme ai docenti questo nuovo futuro che ci aspetta per essere più ricchi, per crescere meglio, per dare anche una condizione di benessere oltre che gli strumenti per affrontare il futuro. Grazie davvero a tutti. Grazie Sindaca Carnevali. C'è una lettera di saluto che però arriva direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, indirizzata a lei, che mi permetto di leggere. Gentilissima Sindaca Carnevali, la ringrazio molto per l'invito a partecipare agli Stati Generali della Scuola Digitale che si stanno tenendo a Bergamo dal 20 al 22 febbraio. L'iniziativa, che da anni riveste una grande importanza nell'ambito della scuola digitale, rappresenta senza dubbio un'occasione preziosa di aggiornamento e confronto sulle sfide attuali e future del settore. Purtroppo, a causa di impegni istituzionali già previsti per quel periodo, non mi sarà possibile partecipare all'evento né essere presente all'apertura dei lavori oggi, appunto il 20 di febbraio. Tuttavia sono certo che l'evento sarà un momento di grande rilevanza per tutti i partecipanti e mi auguro che le discussioni sul tema dell'intelligenza artificiale nell'istruzione e sul PNRR possano portare a risultati concreti e utili per la scuola italiana. Mi farebbe piacere rimanere aggiornato sugli sviluppi del programma e su eventuali risultati emersi durante i lavori, così da poter continuare a collaborare su questi temi di interesse comune. Con i più cordiali saluti, professor Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito. Quindi grazie anche per questo saluto. Bianora Bardi. A proposito di saluti, io volevo chiedere a te innanzitutto cosa possiamo aspettarci da questa 9ª edizione che comincia in un luogo meraviglioso e che andrà a toccare, come già sappiamo, dei temi incredibilmente attuali, affascinanti e di grande interesse per il mondo della scuola. Sono 3 giorni, 9ª edizione. Chi ci segue da tanti anni sa che questo è un momento di dibattito, un momento di riflessione, un momento di incontro. Quest'anno veramente sono estremamente felice, prima di tutto per essere qui al Chorus Life, all'Arena di Chorus Life, Fabio Bosatelli, che è della Gavis, che ha costruito questa meravigliosa struttura. Peraltro vi anticipo che è stato mio alunno ben 50 anni fa, quindi potete immaginare quanto io sia vecchia. Ma soprattutto è un momento in cui le scuole si devono incontrare, ma non solo le scuole, tutta la comunità scolastica, tutta la comunità che gira intorno al mondo della scuola, quindi sono rappresentanti di aziende, rappresentanti del mondo dell'educazione, della sanità, eccetera. È veramente un mondo variegato e credo che questo sia un momento estremamente importante perché la scuola ha bisogno di incontrarsi. La scuola, dal mio punto di vista, essendo stata docente e formatrice ancora oggi, la necessità della scuola è di capire dove stiamo andando, di avere dei punti di riferimento, di vedere, di incontrarsi, di guardare anche gli altri che cosa stanno facendo in uno scambio positivo di esperienze. Ecco, questo è
quello che noi faremo in queste 3 giornate, ma questo progetto è nato, quest'anno l'abbiamo voluto incominciare a novembre di fatto, chiedendo ai relatori, ad alcuni relatori che si sono resi disponibili, di fare dei webinar preparatori sugli argomenti che noi stiamo trattando, e hanno partecipato in tantissimi a questi webinar. I webinar sono registrati, quindi li potete guardare anche sul sito degli Stati Generali. Quindi perché? Perché non è un evento fine a se stesso, ma è un progetto che nasce e dura durante tutto l'anno. Io spero veramente alla fine di questi 3 giorni di poter raccogliere tutto il materiale che qui è stato prodotto, dai video piuttosto che dalle esperienze dei tavoli di lavoro che farete poi al primo piano di questa arena, altri naturalmente workshop per le aziende e anche postazioni qui all'interno dell'arena stessa. Tutto questo materiale verrà rielaborato con l'intelligenza artificiale, con il supporto, se no sarebbe impossibile, e come sempre lo consegneremo gratuitamente alla rete, perché per noi di Impara Digitale noi facciamo ricerca, noi vogliamo dare alla scuola tutto quel poco che riusciamo a fare nella massima volontarietà del nostro operare. Quindi io ringrazio la famiglia di Impara Digitale, i formatori di Impara Digitale, e ringrazio sicuramente il Comune e il Chorus Life che ci ha aiutato tantissimo, gli allestitori che ci hanno aiutato, BD Expo che ci ha aiutato a mettere insieme questo nuovo format, questa nuova esperienza. E devo dire molto sinceramente che devo ringraziare di cuore, scusate, fatemelo fare, 4 persone, cioè Stefania Villari, Daniela Castellano e Paola Pezzoni e Loredana Poli, che hanno organizzato con me questo evento. Non posso non ringraziarli di cuore, perché questo si pensa che siamo una troupe di 30 persone a organizzare questa cosa. No, siamo in pochissimi, lavoriamo tutto l'anno, però io spero che serva alla scuola italiana. Tutto qui, non abbiamo nessuna pretesa, abbiamo soltanto la pretesa di dare un servizio alla scuola. E volevo finire questo mio intervento di ringraziamento davvero col cuore a tutti voi che siete qui. Noi siamo un network, i formatori di Impara Digitale ci aiutano sempre tantissimo, sono sempre al nostro fianco. Noi siamo un network che cresce con l'aiuto degli altri, da soli non si fa nulla. Noi siamo un esempio di aiuto che ci danno anche le aziende che sono qui presenti, che sono qui non per vendere come ad una fiera, ma che sono partner di un progetto di crescita e culturale. E di questo io non posso che ringraziarli davvero di cuore. Ecco, l'ultima cosa, io l'altro ieri ho ricevuto in maniera assolutamente inaspettata una lettera che io vi leggo, tra tutti i ringraziamenti che faccio naturalmente alla città di Bergamo, che mi accoglie, io non sono bergamasca ma mi accoglie ormai da 60 anni, una lettera che io vi voglio trasmettere anche per il momento particolare per cui mi è stata consegnata. Illustrissima professoressa Dianora Bardi, in occasione degli Stati Generali, vi dico era inaspettato, in occasione degli Stati Generali della Scuola Digitale, il Sommo Pontefice rivolge il suo benaugurante saluto esprimendo apprezzamento per tale importante evento, volto a riflettere sul presente e il futuro dell'educazione. Papa Francesco auspica che si possa favorire l'accesso sicuro dei minori a queste tecnologie, garantendo in pari tempo la loro crescita sana e serena, senza che siano oggetto di violenze criminali inaccettabili o di influssi gravemente nocivi per l'integrità del loro corpo e del loro spirito. Il Santo Padre incoraggia a mantenere al centro della conoscenza e delle pratiche sociali la dignità della persona in tutte le sue dimensioni, anche quella spirituale, e mentre incoraggia a riscoprire il valore della fraternità e della cooperazione tra le diverse comunità scolastiche, quali vie maestre per affrontare le odierne sfide, invoca per intercessione della Vergine Maria, Mater Sapienza, copiosi doni dello Spirito e volentieri invia la benedizione apostolica chiedendo di pregare per lui. Io mi sono sentita, scusate, ma per me è estremamente emozionante. Grazie di cuore, buon lavoro e speriamo veramente che questi 3 giorni possa servire alla scuola. Grazie davvero. Grazie Dianora Bardi, Presidente di Impara Digitale, grazie anche per queste parole che
soprattutto in questo momento sono estremamente toccanti, quindi grazie anche di questo augurio di buon lavoro. Ci terrei a salutare anche Sua Eccellenza il Prefetto Luca Rotondi, il Prefetto di Bergamo che è qui con noi oggi. Benvenuto. Grazie. Sì, sarò rapidissimo perché sono state dette cose importanti, diciamo, lettere, diciamo addirittura papali, quindi a questo punto. Però voglio dire a tutti quelli che sono qui, io sono da pochi mesi prefetto di questa splendida città. Quello che mi ha colpito è il dinamismo non solo imprenditoriale ma anche nei cittadini. Quello di oggi è un segnale ulteriore di dinamismo. So che poi questa è una tradizione, come ho compreso, cioè che c'è proprio un grandissimo interesse per la transizione digitale. Quello che voglio dire è che il governo segue con molta attenzione tutte le dinamiche dell'evoluzione positiva che si può avere con la transizione digitale, e il mondo della scuola e dell'università ovviamente devono essere quelli che premono più forte sull'acceleratore per andare avanti in questo settore che è determinante. L'intelligenza artificiale, la transizione digitale, se ne parla tanto, però è importante che si approfondiscano le tematiche, si diventi competitivi anche su questo settore, perché qui i ragazzi si giocheranno buona parte del loro futuro. Sappiamo tutti che è una bella partita aperta, noi italiani, e qui a Bergamo ne abbiamo ampia dimostrazione con diciamo, capacità notevoli anche in questo settore di innovazione tecnologica. Poi siamo in questa struttura meravigliosa, lo dicevo all'amico Fabio Bosatelli, che anche questo è un esempio di dinamismo sicuramente imprenditoriale, un po' anche una città che cambia, che sia moderna, che va più avanti, e in questo la transizione digitale è fondamentale. Quindi sono molto contento di questa iniziativa, ho partecipato con entusiasmo, anche la sindaca, l'amministrazione è molto attenta a queste dinamiche, molto vicina ai giovani, questo mi fa molto piacere. Quindi vi ringrazio, vi saluto affettuosamente, spero che siano giorni proficui. Grazie. Grazie a Sua Eccellenza il Prefetto Luca Rotondi. No, condivido molto anch'io, da non bergamasca, e bergamasca ormai adottata, innamorata di questa città. È bello vedere appunto le energie che vengono spese da chi si è innamorato di Bergamo e ci tiene insomma a vederla vitale. Salutiamo anche Fabio Bosatelli, grazie per l'ospitalità innanzitutto. Grazie a voi, un caro saluto da parte mia alle autorità presenti, agli organizzatori, a Dianora. Io non ero previsto sul palco, ma è uscita la professoressa prima della Presidente, quindi mi ha detto che ci devi essere. Cercando qualche parola di riflessione, perché quando vedi così tante persone appassionate in un progetto, che è un progetto Dianora, permettimi, che è nato, io lo ricordo tanti anni fa, quando tu hai iniziato con le prime sperimentazioni digitali, un po' come, oggi le chiameremo start-up, un qualcosa all'atre di un programma prestabilito, se vogliamo, che aveva una sua vita poco dinamica, con l'idea di mettersi in discussione. Quando abbiamo realizzato Chorus Life, uno dei primi obiettivi che avevamo era quello: creiamo un contenitore che però deve essere riempito di idee. È nato con il desiderio di vedere, condividere le idee alle 3 generazioni. Noi parliamo sempre dai ragazzi fino alle persone di terza e anche di quarta età. Un contenitore senza idee per il futuro rischia di essere povero. La prima impressione che ho avuto oggi nell'entrare in arena, abbiamo fatto adesso già qualche evento, quindi da quelli teatrali a quelli musicali, a livello corporate, questo è l'ulteriore esempio di come, e qui è forse una parte un po' più, scusate, quasi personale, anche emotiva, di come veder prendere vita a un progetto. Noi abbiamo pensato a un contenitore. Questo a tutti gli effetti è un bellissimo progetto di interscambio. La cosa che vorrei aggiungere, che tra l'altro rappresenta un po' anche la mia storia personale,
quando sei al liceo pensi al futuro, hai tutto un tuo immaginario del futuro, poi entri in una fase in cui in qualche maniera ti dimentichi di questo, perché proprio è quel momento in cui devi solo fare, no? Spesso magari non sai dove devi andare, cerchi di ritrovare un po' la tua via, ma hai un periodo molto del fare. Passano gli anni e ti ritrovi per assurdo, io fra poco arrivo a 60 anni, che ritorni un po' come nel passato e ritorni a pensare ancora al futuro. Se io penso alle mie giornate in questi ultimi mesi, sono più orientate a quello che bisognerà fare e come farlo e mettersi in discussione. Ecco, io credo che l'evento, gli Stati Generali, questa è la 9ª edizione, siano un grande stimolo per tutti quanti di mettersi in discussione, di condividere, di avere quel coraggio di guardare un po' oltre quelli che sono gli schemi e capire che purtroppo non ci fermeremo mai, ma non lo dico in maniera negativa, dico purtroppo perché per fortuna probabilmente invece abbiamo l'opportunità di poter mettere in discussione. Chi più, chi meno può portare il suo apporto. Adesso, anche qua, quando sei giovane pensi che puoi fare tutto quanto perché hai un'energia infinita. Qualche anno dopo l'energia cambia, ma hai l'esperienza che ti aiuta. Ecco. Riuscire a unire lo staff meraviglioso, non solo di chi è organizzato, di Anora e le sue persone, ma come riuscite in questi mesi qui a concentrare tantissimo contenuto. Dall'altra parte credo che l'energia di tutti i ragazzi giovani che oggi sono presenti e nei prossimi giorni saranno presenti, ecco, se riusciamo a unire queste due componenti, sono sicuro che la scintilla che potrà scattare sarà quella proprio di dare a questo contenitore, che spero che sia di vostro gradimento, un senso per cui noi l'abbiamo pensato, quindi che faccia scaturire qualche scintilla, che si sa mai che saranno magari le stelle del futuro. Grazie ancora. Grazie per queste belle parole, devo dire che sono state raccolte tante energie. Grazie quindi a Fabio Bosatelli di Gevis, grazie a Sua Eccellenza il prefetto di Bergamo Luca Rotondi, grazie alla sindaca Elena Carnevali e grazie a Dianora Bardi, anima e presidente di Impara Digitale. Diamo ufficialmente il via ai lavori, lo faremo tra pochissimo.